Ti racconterò una storia. Un giorno un cacciatore solitario osservò una bellissima donna uscire dalla foresta profonda dall'altro lato del fiume. Lei lo salutò con la mano e cantò con una dolce melodia. Vieni, cacciatore solitario, si fa notte. Vieni, vieni, mi sei mancato. Voglio solo abbracciarti. Vieni che il mio nido è vicino, voglio solo proteggerti. Ascoltando la sua dolce voce si tolse i vestiti e attraversò il fiume nuotando a tutta velocità. Tuttavia, una volta raggiunta la riva, la donna si trasformò improvvisamente in un gufo e volò via, dirigendosi verso le profondità della foresta con tono beffardo e malizioso. In uno stato di disperazione assoluta, il cacciatore tentò in tutti i modi di tornare dall'altro lato del fiume per recuperare i suoi abiti e così proteggersi dal freddo, ma la sua delusione per la vita era così grande che non aveva più la forza per continuare e annegò a metà strada. Nel 1959, la psicologa svizzera Marie-Louise von Franz tenne una serie di conferenze su ciò che lei chiamava il puer aeternus, che tradotto dal latino significa letteralmente bambino eterno, e nella mitologia veniva usato per riferirsi a un dio bambino che non invecchiava. Fu il grande psichiatra Carl Jung che iniziò a dare un altro significato per descrivere un essere umano che non riesce a maturare. In sintesi, si tratta di persone che occupano corpi di adulti perfettamente formati, ma il cui sviluppo emotivo e psichico non è riuscito a tenere il passo. Il soggetto infantilizzato ha la sensazione che ogni sforzo che investe per migliorare la propria situazione sarà completamente inutile e allo stesso tempo il mondo continuerà a richiedere il suo continuo sacrificio e coraggio. Ricordiamo quella parola, sacrificio. Coloro che non imparano nulla dai fatti più fastidiosi della vita costringono la coscienza cosmica a riprodurli tante volte quanto necessario, fino a capire cosa insegna il dramma dell'accaduto. Ciò che neghi ti sottomette, ciò che accetti ti trasforma, dice Jung. Nel racconto del cacciatore, la donna gufo simboleggia il sogno di tornare tra le braccia materne di felicità, comfort e calore. Il suo canto incantevole promette agli uomini una via di fuga dalle lotte e dalle difficoltà del mondo reale, ma le sue melodie sono in realtà una trappola mortale, basata sul pregiudizio della retrospezione idilliaca. L'anelito di tornare a un'infanzia dove tutto è perfetto è un'illusione che paralizza gli uomini e li mette in un tormento di apatia, fino a quando infine vengono divorati dall'amaro sapore della realtà. L'uomo bambino cerca rifugio nel cerchio protettivo, nutritivo e affascinante della madre, cioè persegue la condizione di un bambino libero da ogni vincolo e responsabilità verso la stessa società che teme perché gli chiede di svegliarsi. Carl Jung afferma che se un bambino non ha imparato da qualcuno, capace di affrontare le avversità, fissare obiettivi, comportarsi in pubblico, acquisire prospettiva ed esercitare autocontrollo, come può rendersi conto da solo che deve abbandonare le sue comodità per diventare un adulto maturo e capace? Finora mi sono limitato a descrivere l'archetipo del puer aeternus dal punto di vista di Carl Jung, ma esiste una soluzione. Il primo passo? Il gelido risveglio. Molto frequente che il bambino eterno abbia numerose crisi di identità, angoscia e depressione. Ma per quanto incredibile possa sembrare, il peggio deve ancora venire: la rottura della corazza psicologica. Col passare degli anni, l'individuo osserva come il guscio emotivo che ha costruito abbia sempre meno senso nella pratica. Le contraddizioni nello specchio sono troppo evidenti per essere ignorate. I rimproveri, i pianti e le scuse non servono più a nulla. E cosa succede? Nel migliore dei casi, la sua corazza cadrà naturalmente, si renderà conto della sua realtà e si costringerà a maturare e a cercare aiuto psicologico in qualunque forma. Purtroppo, questo scenario non è il più comune. La peggiore alternativa è che la sua corazza cada lentamente e progressivamente col passare degli anni che il bambino eterno ha passato fuggendo dalle sue responsabilità. Questo processo solitamente coincide con l'insorgenza di attacchi di ansia e un quadro depressivo.
L'incontro con la realtà è inevitabile e un giorno, all'improvviso, il paziente si trova con le mani vuote e una vita dolorosa, sia con una salute compromessa, una vita lavorativa insopportabile e una relazione insoddisfacente, o, come purtroppo è spesso il caso, senza partner, né lavoro, né salute. Di solito si guarda con una certa invidia e sospetto chi possiede il presunto privilegio di rimanere sotto il sostegno economico del nucleo familiare nei suoi anni di giovinezza. Ma non è tutto oro quel che luccica. Carl Jung dice con grande saggezza: e qual è la soluzione? Se finora hai trovato utile ciò che hai visto nel video, ti invito a lasciare un mi piace o a iscriverti per farmi sapere che il mio impegno nel creare questi contenuti sta avendo un impatto positivo sulla tua vita. Il tuo supporto è prezioso e mi motiva a continuare a condividere conoscenza e ispirazione. Grazie di cuore per il tuo sostegno. Passo 2. Se vuoi vivere, devi lottare. Carl Jung spiega che l'uomo bambino deve abbandonare il suo desiderio per il passato, accettare la realtà così com'è e non come vorrebbe che fosse, e lottare per un obiettivo raggiungibile che dia significato alla sua vita, cioè che sia importante per lui e apporti valore alla società. Il suo autoconcetto deve essere quello di un eroe che si avventura coraggiosamente nell'oscurità dell'ignoto, interpretando la sua paura come una sfida, come simbolo del fatto che sta facendo progressi e non come un segno di debolezza. È ancora più importante che interiorizzi che nessuno, assolutamente nessuno, neppure sua madre, verrà a salvarlo, perché è proprio l'accettazione della solitudine che consente di imparare a mantenersi saldo di fronte ai pericoli e a perseguire una sempre maggiore autonomia, sapendo di essere padrone del proprio destino. Nella mattina della vita, il figlio deve separarsi dalla madre e dal focolare domestico per elevarsi attraverso la battaglia. Se vuole vivere, deve lottare e sacrificare il suo desiderio per il passato, per potersi innalzare alla giusta altezza. Il corso naturale dell'esistenza umana richiede che il giovane sacrifichi la sua dipendenza paterna per liberarsi dai legami dell'incesto inconscio. Carl Jung, simboli di trasformazione. Nel medesimo libro, Jung menziona che il bambino eterno può iniziare la sua ripresa con un passo molto semplice: lavorare. A prima vista può sembrare troppo semplice e un po' sciocco, come dire a un paziente depresso di essere felice. Anche se le responsabilità lavorative possono aiutare l'uomo bambino nella sua indipendenza, le parole di Jung vanno oltre. Infatti, il bambino eterno è capace di lavorare e di tentare di mimetizzarsi nella società. La differenza è che lo farà solo se è motivato, solo se le sue emozioni lo sostengono. Ciò che il bambino eterno non riesce a fare è lavorare in una mattina triste, fredda o piovosa, quando lo aspettano compiti noiosi e deve sforzarsi contro voglia. Quando non ha voglia, inventerà ogni tipo di scusa per evitare le sue responsabilità e fuggirà fino a ritrovarsi nella sua condizione di puera aeternus. Il puera aeternus che vuole uscire dalla sua condizione dovrà prepararsi a fare sacrifici, a porsi un obiettivo raggiungibile che valga la pena e lottare per esso anche quando non si sente motivato. Quando ci riuscirà, si renderà conto di aver messo un piede fuori dalla sua prigione. La sua disciplina sarà ricompensata con la giusta motivazione e quella piccola vittoria gli mostrerà che c'è del materiale dentro di lui, capace di affrontare la prossima sfida, avviando così un circolo virtuoso verso la sua libertà. Ma prima dovrà fare il sacrificio, sacrificare la comodità che lo addormenta per uscire nel mondo ostile e lottare per un posto, sacrificare la sua infanzia per diventare un adulto con responsabilità e, forse la cosa più importante, sacrificare le sue infinite possibilità per scegliere un unico cammino. L'infinità di cose che potremmo essere è una caratteristica dell'infanzia, ma se prolunghiamo quella situazione fino all'età adulta, rimarremo paralizzati dalla paura, poiché da adulti siamo consapevoli di non sapere cosa sarà di noi se scegliamo uno di quei percorsi. Tuttavia, quando ne scegliamo uno, paradossalmente,
Le opzioni che la vita ci offre non si chiudono, ma quel cammino di vita ci apre un nuovo mondo di possibilità che non saremmo mai stati in grado di raggiungere mentre eravamo indecisi, ritardando la nostra decisione. In sintesi, lo sforzo e il sacrificio non possono essere evitati. Possiamo solo scegliere quale affrontare, sforzarci e sacrificare la comodità per percorrere un cammino che valga la pena e significhi qualcosa per noi, o al contrario sacrificare la nostra missione nella vita e sopportare l'amarezza di una vita non realizzata. Di seguito ti lascio un frammento del dottore in psicologia clinica Jordan Peterson. Lo spiega meglio. Una delle cose che si fanno costantemente in terapia comportamentale è aiutare le persone a calibrare la zona di sviluppo prossimale, che è il termine di Vygotsky. E se sei nella zona di sviluppo prossimale, stai spingendo lo sviluppo delle tue abilità un passo avanti, un passo che puoi realmente gestire. Quindi, se vedi persone completamente bloccate, devi trovare qualcosa che possano fare localmente questa settimana, che costituisca almeno una micro vittoria. Così, quando parlo con qualcuno, dico: perché non provi a pulire la tua stanza? Perché è un completo e catastrofico disastro. È un buon punto di partenza. Di solito accade con persone la cui vita è totalmente caotica. Sai, ho un cliente che ha appena avuto un figlio e non voleva rovinare questo bambino, ma il mio cliente viveva ancora a casa dei suoi genitori. Aveva circa 35 anni, ha avuto un figlio fuori dal matrimonio per caso, ma non voleva essere un padre inutile e aveva molta paura di esserlo. Aveva buone ragioni per questo. Viveva nella stessa camera da letto del liceo ed era un completo disastro. Viveva come un bambino di 12 anni, sai, un cattivo bambino di 12 anni. Così gli ho detto: quando è stata l'ultima volta che hai passato l'aspirapolvere sul tuo tappeto? E lui ha risposto: a volte lo fa mia madre, ma probabilmente sono passati mesi. Gli ho detto: perché non porti l'aspirapolvere nella tua stanza e passi l'aspirapolvere sul tappeto? Quella sarà il tuo compito per questa settimana. E sapevo che era un compito più grande di quanto si potesse pensare, perché era stato in quella stanza per 18 anni ed era un disastro. Così mi ha detto che ha trascinato l'aspirapolvere fino alla porta, l'ha lasciata lì e poi ci è passato sopra per tutta la settimana senza usarla. Resistenza. Quella era resistenza da una prospettiva psicoanalitica, perché ha visto il mostro ed era paralizzato. Quindi quello che abbiamo fatto è stato ridurre il compito. Gli ho detto: guarda, hai dei cassetti sulla tua scrivania, probabilmente sono un disastro. Hai un cassetto per i calzini? Sì, gli ho detto, pulisci metà del cassetto dei calzini questa settimana. Questo è tutto, solo organizza. Come vedi, quello che devi fare è continuare a ridurre i compiti fino a entrare nella soglia per un movimento positivo in avanti. E la cosa fantastica di questo è che c'è un principio di Pareto associato, perché quando trovi il punto in cui la persona può iniziare, non sarà un progresso lineare, sarà un progresso esponenziale in avanti. E così, anche se devono iniziare a un livello micro, in realtà non importa, perché il paziente diventa molto più bravo man mano che accumula i suoi successi. Se qualche parte di questo messaggio ti è stata utile, lascia un like e commenta. Così aiuti l'algoritmo a consigliarlo a qualcuno che ne ha bisogno in questo momento. Non dimenticare di iscriverti per non perdere i nuovi video e se cerchi tra i video che abbiamo già caricato, troverai sicuramente qualcosa che ti sarà utile. Ricorda, sei tu a decidere cosa vedremo in questo canale per crescere all'infinito. Lascia un commento con il numero 1 o 2, a seconda delle tue preferenze. 1. Stoicismo. Come diventare invincibile. 2. 11 segreti per diventare la prima scelta degli altri. Grazie per essere parte di questo viaggio alla crescita infinita.